Allora Julius, come mai che tu sei arancione e io rosso? Perché io sono molto curato nel mio Nel tuo abbigliamento, oramai abbigliamento. ci sto molto attento, mi metto sempre le scarpe non da contadino, così quel Io signore sarà invece, contento. esatto, no, però io ho un'altra cosa da dire oggi, perché c'è un simpatico signorotto, Sì. che io non mi ricordo cosa ho detto, lo andrò a rivedere sul Prima Luna rispetto al choc di alimentazione, c'è in parallelo, insomma si è lamentato. Allora lo farei venire qui a fare un canale, a perderci le mattine, a chiedere gli apparecchi. Poi se abbiamo fatto un errore ci dispiace tanto, io sicuramente gli risponderò per le rime, però smettetela di fare questi commenti in modo Sprezzante. sprezzante, inappropriato e poco educato. Bricasti M21, ti devo dire una cosa, prima Sì. del... mi ricorda tanto... I nostri amici Mark Levinson. Esatto, esatto. Sì, esteticamente gli assomiglia molto, ma poi spieghiamo bene anche perché. Un eccellente convertitore Sì, con una sezione prelinea, diversi sistemi di conversione a bordo, anche network streamer perché ha un modulo di rete, un apparecchio veramente molto completo, molto interessante dal punto di vista progettuale e dal punto di vista dell'ascolto veramente in questi giorni me lo sono goduto a lungo. e tra l'altro è interessante perché è vero che è il top di gamma, ma è anche vero che all'interno della gamma Bricasti di DAC, perché Bricasti è molto conosciuta per i DAC, c'è una pletora di modelli diversi con i quali di livello più basso dal punto di vista economico, con i quali ci si può approcciare all'azienda in modo sereno senza doversi per forza svenare. A tra poco! Giulio, questa è la seconda volta che facciamo questo video. Va bene. Allora, Bricasti M21, partiamo da qui, partiamo Sì. dalla gamma, che dici? Partiamo Dall'azienda. Allora, Bricasti, perché? Dunque, Secondo te? Bricasti credo che siano le iniziali di Brian Zollner e Casey, non mi ricordo come, sono diciamo i due fondatori, i due titolari, credo, dell'azienda. Bricasti E poi la nasce... T la mettiamo La mettiamo sì, per perché completamente, perché suona. Dunque, l'azienda nasce dall'impegno di questo signore Brian Zollner, ex dipendente e poi a lungo all'interno di un'azienda molto famosa nell'ambito del professionale che si chiamava Lexicon. Che era famosa anche nell'ambito dell'home theater, faceva tantissimi processori per home theater molto belli e che poi A ha un certo smesso di punto ha fare. cessato le Intorno a operazioni. 2004-2005. 2003 perché sì, la fondazione della Bricasti grosso modo risale a quegli anni. Zollner esce da Bricasti e da Da Lexicon, Lexicon. fonda Bricasti e inizia l'attività dell'azienda con un prodotto per il mercato professionale che era una unità di riverbero, e se non ricordo male si chiama M7, che ha ottenuto un grandissimo successo e utilizzando parte delle tecnologie presenti in quella unità di riverbero, hanno realizzato il loro primo prodotto, chiamiamolo consumer, che è stato il DAC M1, un DAC che ha avuto un notevole consenso dal punto di vista della critica e anche delle vendite negli Stati Uniti. E ovviamente l'azienda da noi è meno conosciuta, però magari speriamo di contribuire a Sì, farla ha conoscere. avuto una distribuzione poco Forse poco capillare, efficace, non probabilmente lo so. adesso c'è un nuovo distributore Esatto. che ringraziamo perché ci ha messo a disposizione questa macchina. Allora il DAC si chiama M21 secondo me, Giulio, perché Sì. non lo so per certo, perché ci sono molti DAC all'interno della gamma e probabilmente questo 2 vuol dire che ha due DAC dentro, adesso ci arriviamo, e la base di questo DAC è comunque l'M1. Ti piace questa? Allora, forse fantasiosa, ma comunque per certi versi cambiamo camera, risponde al vero. Allora, è vero che questo M21 contiene al suo interno alcuni degli elementi presenti nell'M1, ad esempio la circuitazione completamente bilanciata e il chipset Analog Devices 1955 che viene utilizzato per eseguire la conversione del PCM e per, volendo, eseguire anche la conversione del DSD. La cosa interessante però è che sovrapposta alla scheda che porta l'analog device, poi lo vedremo nello sventramento, c'è una seconda scheda
una per lato, perché abbiamo detto è un progetto dual mono, Sì. dove c'è un sistema R2R che serve sia per fare la conversione del DSD in modalità un bit di tipo analogico sostanzialmente, Totalmente analogico. sia per il controllo del volume, che è anch'esso un controllo del volume totalmente analogico, sia per eseguire la conversione del formato PCM in modalità R2R, Ma quindi con un ladder DAC. Ma questo solleva una considerazione, una questione, perché un DAC di questo livello monta un chipset datato. Datato, sì. Quindi puoi scegliere se usare quel chipset o l'R2R per entrambe le cose, quindi sia per il PCM che per il DSD, ma vi assicuro che l'ascolto, poi lo vedremo meglio nella fase di descrizione dell'ascolto, è estremamente soddisfacente, quindi attenzione a non farsi, scusate e fatemi passare il termine, infinocchiare dal chipset, perché certe implementazioni permettono un grandissimo suono anche con un chipset che appare relativamente datato. Giulio, cosa volevi dire? No, volevo dire che Sì. dal momento che questa macchina è una macchina piuttosto recente, quindi evidentemente c'erano delle Cambiamo camera, va. alternative possibili sul mercato, ma evidentemente i tecnici di Bricasti hanno deciso di continuare a utilizzare il 1955 perché nell'ambito della loro idea progettuale questo chipset funzionava a dovere. Ma come abbiamo detto tante volte, non è il chipset che fa il suono del prodotto, sono le mille altre cose che ci stanno o meglio dire, attorno. anche il chipset fa il suono del prodotto, ma non è l'unica cosa. Allora, in gamma Bricasti ha vari DAC, M1, l'M3 che è molto interessante perché costa relativamente poco, un preamplificatore, un finale stereo, due finali mono, giusto? Sì. E non si è messo a fare giradischi, per fortuna. Però fa un'eccellente meccanica CD Super Audio CD. Super Audio Quindi è una gamma decisamente ampia e anzi ci auguriamo di poter ospitare le amplificazioni che insomma da quello che abbiamo potuto sentire di prima acchito sono pesanti. Sì, le abbiamo sentite ma sono pesanti, Sono quindi pesanti, o vabbè. le tiri su tu fino a qua o mi dispiace no. No, Allora, vabbè. vogliamo sventrare? Tenendo conto, followers, che io ho già svitato il coperchio. Aspetta, Sì, allora sì, sono frettoloso. sì, sei frettoloso, ci sono alcune cose che vorrei dire. Dunque, la macchina, come praticamente tutte le macchine Bricasti di ultima generazione, ha la possibilità di montare una scheda di rete, quindi una estensione network, e quindi può funzionare sia come endpoint di Roon ed ha la certificazione Roon Ready, quindi viene riconosciuta dal server Roon, oppure è compatibile con il protocollo di LNA. In questo momento la stiamo utilizzando infatti in modalità di LNA. Dopodiché poi ci sono porta USB, la porta Toslink, ci sono due SPDIF, uno in BNC e uno in coassiale. Quindi non c'è un ingresso clock? Poi c'è la SEBU, no, non c'è un ingresso per il clock esterno. Perché? Perché Bricasti ha una sua gestione del clock e una sua tecnologia del clock di cui va molto orgogliosa e quindi ritiene che non ci sia necessità di appoggiarsi a un clock esterno. Dal punto di vista delle uscite le abbiamo sia in modalità bilanciata sia in modalità sbilanciata. Ma dovete usare il bilanciato perché sennò vi spezzo le gambe. Perché la macchina è totalmente bilanciata, quindi è opportuno utilizzare, come la stiamo utilizzando noi in questo momento, per il collegamento diretto a un finale, nella fattispecie il Solution 511, in modalità bilanciata. La gestione della macchina può essere fatta o da pannello frontale mediante questi tasti, e vedete o in sovrimpressione sì, il bel display ha caratteri molto grandi che può essere letto tranquillamente a distanza di vano e questo è un bonus. Si può cambiare colore. Si può cambiare colore e più che altro c'è un telecomando piccolo con soli 6 tasti di metallo bello pesante che funziona in maniera eccelsa, consente di gestire la macchina al meglio, anche la regolazione del volume, a condizione di leggersi il manuale di istruzioni, perché la macchina
ha una sua logica di funzionamento che non è complicata assolutamente, dopo mezz'ora sei perfettamente in grado di fare tutto, però è opportuno leggersi il manuale perché il funzionamento è un tantinello diverso dallo standard. E questo ti è piaciuto? Da morire. Ecco, il Da manuale, morire. devo dire che ci siamo sentiti e Giulio era in brodo di giuggiole perché... Ma perché, e tra l'altro secondo me va fatta una nota di plauso al distributore italiano che si è preso la briga di tradurlo e quindi il manuale è disponibile ovviamente in inglese ma è anche molto ben tradotto in italiano e quindi si capiscono anche tantissime cose per chi non maneggia l'inglese a sufficienza. Direi che a questo punto abbiamo detto tutto, Passiamo allo sventramento. passiamo allo sventramento. Vedremo nello sventramento che ci sono due coperchi in alluminio, io uno lo toglierò, Sì. che servono per far mantenere la temperatura. Quello viola? Quello viola. Quello viola. Va bene, a dopo, ciao. Potrebbe definirsi la fiera dell'alluminio fresato dal pieno, perché la cosa più evidente appena si toglie il coperchio è questo cabinet che è veramente spettacolare. Fate caso al fondo, il fondo ha tutti dei comparti che sono scavati apposta per alloggiare le varie sezioni elettroniche. Veramente particolare. L'ho vista una cosa del genere solamente nelle elettroniche della Jeff Rowland e basta. Vedete anche i fianchetti come sono fatti. Questi sono fatti ovviamente a sezioni, quindi questa è una sezione, sono 4 sezioni e poi sotto c'è il fondo. Veramente bello, Giulio. E con questi coperchi, ne ho tolto solamente uno, eccolo qua, viola, di colore viola, un po' fantasioso, chissà perché non hanno fatto il nero, hanno fatto il viola. Questo secondo me serve per far mantenere la temperatura al circuito, ma chi lo sa se è giusto o no, potrebbe essere così, potrebbe non essere così. Il circuito stampato è bianco perché è un circuito stampato particolare per usi militari che si trova solamente in applicazioni che hanno bisogno di grandissime escursioni termiche. Questo del resto ha senso perché essendo questo un DAC anche R2R, quindi essendo estremamente sensibile alla temperatura, ha senza dubbio bisogno che anche la vetronite non concorra troppo all'escursione termica. Burr Brown, chip Burr Brown, eccolo qui, lo riusciamo a far vedere meglio, Giulio, lo illumina? Questo si chiama Analog Daughter. Sì, scheda analogica, scheda figlia analogica. Esattamente. Ed era quella di cui abbiamo parlato inizialmente, appunto quella superiore, e mentre invece sotto c'è quella digitale. Esattamente, non andiamo oltre con l'apertura, rispettiamo comunque il fatto che è un apparecchio che ci hanno dato in prova e quindi più di tanto sinceramente non ce la sentiamo di aprire. Allora, tu che sei un appassionato dei filtri di rete, eccolo qua, quello che ce ne sta uno anche qui. Eccolo qui. Sì. Eccolo. Quello che poi ti dicono che non sai che cos'è. Sei bravo, esatto. Bravo. E questo invece è un fusibile, uno sciuntore, vedi? Che con un suo pulsantino c'è che un vediamo reset, dopo sì, per il ripristino. Esattamente. Allora, quindi guardate che meraviglia, poi spostandoci agli alimentatori, perché ce n'è uno solo per il canale sinistro, uno solo per il canale destro e centrale per i servizi. Anche qua. Centrale per i servizi, eccolo qua. Sono questi prolungamenti in alluminio che poi sono collegati con il fondo dell'apparecchio e che servono da dissipazione termica. Veramente fatti bene, spettacolari. Ah, questi trasferiscono il calore. Il calore al fondo. Dal dissipatore al fondo. Sì. Fantastico. Spettacolare, Bella no? idea, sì. Bellissima idea. Quindi alimentatore per un canale, alimentatore per l'altro, alimentatore per i servizi e qui al centro abbiamo la scheda di generazione del clock e la scheda network, ok? Esatto. E per la tua fantasia qui vedo una memoria
che chissà a cosa servirà, Giulio, ho un'idea. Allora, questo te lo posso dire io. Sì. Gli aggiornamenti firmware di questa macchina non avvengono over the air, ma avvengono mediante consegna proprio della scheda fisica, per cui ho l'impressione che su quella scheda lì ci sia parte del sistema operativo della macchina. Ah, Quindi ok. quando si fa l'aggiornamento di software, ad esempio questa ha avuto recentemente più o meno un aggiornamento software che ha modificato gli algoritmi di gestione del clock, e questo arriva proprio su una scheda fisica che suppongo Ok. vada inserita là Certo, dentro. evidentemente. Motivo per il quale richiedono che insomma, l'operazione venga effettuata dal negoziante, o comunque insomma che non venga effettuata direttamente dall'acquirente, dall'utente finale. Dal cliente finale. E infatti questo Bricasti M1 Streamer, che credo che questa piattaforma sia la stessa È per condivisa, tutti i prodotti, è esatto, condivisa, ma è esatto. sensato, non è che ci può essere. Assolutamente. Vogliamo vedere il pannello posteriore? Assolutamente sì. Eccolo qua. Quindi partiamo dal disgiuntore. Aspetta Eccolo un qua. attimo. Sì. Ecco. Il disgiuntore, eccolo qua, questo viene fuori quando c'è un cortocircuito, quindi si ripristina. Io non credo che verrà mai fuori una cosa del genere, perché una costruzione così è difficilmente, secondo me, si guasta. Comunque potrebbe succedere. Vaschetta con interruttore che deve essere sempre acceso, questo deve stare sempre acceso. Uscite XLR e RCA per i due canali. Notare quanto è bella anche questa parte scavata Sì. che accoglie i connettori di uscita. Particolare vai. la scelta delle due SPDIF, come dicevamo poc'anzi, una coassiale e una in BNC, e in mezzo l'AES, e poi il Toslink, l'USB e il network. Il trigger serve per la, diciamo, sincronizzazione con altri apparecchi Bricasti. Notare la finezza di questa, Molto bella. molto molto bella, sì, Molto con queste quattro viti e il nome M21. Facciamo vedere il pannello anche anteriore, eccolo qua, col grosso display, la manopola per il volume e solamente questi pochi tasti che non fanno altro che duplicare i tasti che sono sul telecomando. Merita una menzione il gruppo dei 4 piedini, facciamoli vedere, Sì. che sono dei piedini realizzati da uno specialista americano che si chiama Steel Point, e sono dei piedini sviluppati ad hoc proprio per questo prodotto. E infatti sono liberi di muoversi. Sì. Molto ben fatti. Molto belli, sì. Va bene, Questo è- riguardiamo un attimo la vista d'insieme. Sì. Lo promuoviamo, che dici? Ma io direi proprio di sì. Poi mi piace da morire il dissipatore viola. Sì, è molto bello. È proprio bello, bello, Sì. bello. Non credo che abbia alcuna funzione tecnica, No, veramente solo però, estetica. però mi piace da morire. Sì. Va bene. Ok, Grazie, ciao. amici, ciao. Partiamo da quella, Giulio, va? Sì. Hai visto che bella inquadratura e che setup abbiamo fatto per l'ascolto? Oggi ha ben 3 camere. Ben 3 camere e abbiamo questo quadro aggiuntivo che fa parte della tua collezione Della mia collezione privata. privata. Perché oltre a collezionare scarpe colleziono anche quadri. Sì, infatti. Sono un po' così. C'è chi colleziona donne e chi colleziona quadri. E scarpe. Scarpe. Allora, torniamo seri. Allora, posso essere tranchant come sono sempre? Assolutamente sì. Allora, questo M21 mi ha convinto particolarmente, è veramente un bel prodotto, è un prodotto che si colloca nella fascia alta del mercato pur non costando i soldi di un DAC di livello assoluto, perché siamo a 21.000 euro credo di listino, Sì. che sembreranno molti e sono indubbiamente tanti, ma rivaleggia con prodotti di livello secondo me molto più di costo molto più alto. Tu cosa ne pensi, Giulio? Non dimentichiamo che dentro i 21.000 ci portiamo a casa un network streamer e un pre di assoluto livello. Esattamente, che poi un po' la tendenza adesso è quella di
utilizzare il DAC anche come pre, perché ricordiamolo che i DAC, soprattutto quelli di livello più alto, hanno comunque una sezione di preamplificazione interna che è tranquillamente in grado di pilotare un finale direttamente, che poi è un po' la scelta che io ho fatto da anni e che anche tu adesso che anche io sto perseguendo. Per completezza di prova io mi sono portato questo M21 in un altro contesto, quindi l'ho ascoltato a casa di un amico che dispone di un amplificatore integrato Griffon Diablo 300 e delle Vivid Kaya S12, che sono sostanzialmente molto simili, a parte la sezione bassa, alle mie Kaya S90. Sono un papà a metà. Esatto, tagliata a metà. In quel contesto, quindi l'M21 ha funzionato come DAC puro, la focalizzazione che ha esibito e la timbrica che ha esibito con il Griffon, devo dire, è stata particolarmente affascinante, e particolarmente affascinante è risultato un ascolto del concerto numero 2 di John Williams interpretato da Hans-Sophie Mutter, dove l'ingresso del violino ci ha letteralmente fatto sobbalzare sulla sedia, perché era veramente una sorta di, come posso dire, impressione quasi allucinatoria, come se veramente fosse lì, con il suo corpo, con la sua matericità, con la sua palette di colori e di timbri, veramente notevolissimo. E a proposito di questo, visto e considerato che so da chi sei andato e so quale DAC ha lui, che è un Musical Fidelity M6, è chiaro che la differenza è stratosferica. Adesso parliamo di 3.000 euro, se non mi ricordo male, Musical Fidelity, contro questo che ne costa 7-8 volte di più, e questo per dire che non è assolutamente vero che se spendi molto non hai poi tanto di più, perché la differenza è stata, credo, spaventosa. È stata spaventosa. Invece questo setup qui, nel setup casalingo, mi sono andato convincendo che, almeno qui, almeno per i miei gusti, ma credo che però coincida un po' con l'impressione che hai avuto tu, per quanto attiene al PCM, la conversione ladder è quella che c'ha maggiormente convinto. Sì, l'avrei detto anch'io senza dubbio, è quella che convince maggiormente. Forse c'è una possibilità di ritagliarsi quasi in maniera sartoriale la risposta del convertitore rispetto alla singola traccia, però è anche vero che alla fine io personalmente non lo faccio, perché preferisco, come dire, avere la testa concentrata sull'ascolto della musica piuttosto che ogni volta ferma di cambia il settaggio. Quindi alla fine trovato un settaggio che mi convince, che mi ha convinto, la ladder anche a me mi ha convinto molto di più. Il filtro è il lineare 0, lineare 0, esatto, sì, anche quello, diciamo, la scelta del filtro tra il fase minima e il fase lineare, alla fine il lineare o nel gusto 1 o nel gusto 0 mi è sembrato quello che più mi ha convinto. Comunque qui con il Solution 511 collegato direttamente, la sensazione è quella di una velocità impressionante, di un controllo della gamma bassa incredibile. Sembra quasi di avere a che fare con un sistema che ha il totale e completo controllo dei diffusori e quindi della musica che sta suonando. Qualsiasi strumento, qualsiasi porzione del registro viene riprodotto con una coerenza e una matericità veramente impressionanti, e ti fa venire proprio il gusto di ascoltare la musica. Quindi non è quel classico ascolto che poi diventa un po' affaticante, un po' troppo squillante, è veramente un ascolto a tutto tondo, a 360 gradi, che non ti fa neanche quasi pentire del fatto di non avere una sezione a valvole che spesso ammorbidisce un po', perché tutta questa perentorietà piace. Per non farmi mancare niente, sì, l'ho utilizzato anche con i compact disc. Perché ho utilizzato il mio Oppo 103, che comunque, nonostante sia stato modificato in tutti i modi possibili e immaginabili, ha ancora una uscita coassiale spliff, e quindi mi sono ascoltato qualche CD. E che ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori un fantastico ascolto.
La conversione nativa Bricasti del formato DSD è assolutamente impressionante. Quella veramente mi ha proprio convinto. Sono sempre stato consapevole della bontà del formato DSD. Purtroppo le tracce audio di cui io dispongo sono relativamente poco, però veramente l'ascolto fatto con questo formato, con questo convertitore, è stato veramente entusiasmante, proprio veramente molto molto bello. Quindi io direi... Beato chi può permetterselo? Beato chi può permetterselo, assolutamente, e per chi non può permetterselo, magari, ecco, le persone che stanno nella zona di Roma credo che abbiano avuto possibilità di ascoltarlo al Gran Galà dell'Alta Fedeltà, che c'è stato una quindicina di giorni fa. Tra l'altro c'era un bel sistema, tutto Bricasti con le casse Totem, bellissime, casse sì. Totem bellissime. Sì, che credo abbia avuto poi, un successo. Ecco, rispetto a, perché poi qualcuno ci chiede gamma bassa, gamma media, gamma alta, volevo dire un po' brevemente quello che penso. Quando i sistemi sono high-end, sono particolarmente belli e generosi, la descrizione delle singole porzioni dello spettro perde un po' di senso, sì. Perché ti dà un'emozione, ti dà un timbro a quell'emozione, una caratteristica di quell'emozione che non è neanche giusto declinare in una gamma o nell'altra, è bello e basta. È bello come e un basta, quadro, sì. se è bello non ti metti a dire il perché ti ha colpito e ti ha emozionato e basta, no? Anche perché poi nel sistema high-end, come potrebbe essere questo che stiamo ascoltando in questo momento, c'è la questione dei raccordi, cioè la gamma bassa viene un po' difficoltoso isolarla e raccontarla separatamente dal resto, perché è talmente omogeneamente raccordato con tutto il resto, lo stesso dicasi per la gamma media e per la gamma alta, che fai un po' fatica a isolare il singolo pezzo, e quindi ti rendi conto poi delle mutue interazioni fra i vari gruppi, gamme di frequenza che collaborano a generare un tutt'uno. Quindi io, ecco, pure in questo senso faccio un po' di fatica. Quello che posso dire è che la natura iperveloce del finale Solution 511 è stata ottimamente assecondata, e quasi, insomma, come se ci fosse stata una veramente sinergia ad altissimo livello dal Bricasti, che ha permesso appunto di sfruttare questa grandissima velocità e grandissima potenza in gamma bassa. Ad esempio ho in mente dei timpani nella musica sinfonica che dal silenzio arrivano queste bordate e poi decadono nella maniera più naturale possibile. E quello che tu hai detto, il silenzio, perché poi in questi sistemi la cosa che più di tutti si apprezza è proprio il silenzio, cioè non suonano se non quando devono suonare, quindi c'è questa spaventosa velocità nel transiente che ti fa rimanere esterefatto. Un'ultima notazione, magari per chi è un po' più addentro del computer audio. Allora, gli ascolti li abbiamo effettuati, come abbiamo detto, con la meccanica CD Super Audio CD, con il Music Server Antipodes K30 in modalità Run, quindi Run Server e Run Player, sfruttando il fatto che l'M21 è run ready, anche se viene visto come M3, ma comunque tanto la sezione di riconversione è la stessa. Invece per quanto attiene il collegamento network, lo abbiamo utilizzato in modalità DLNA, quindi con un'applicazione che gira su iOS che si chiama JPlay for iOS, e quindi lo abbiamo pilotato direttamente da lì, utilizzando sia i file di Commons sia i file provenienti dai miei 3 NAS che stanno qui nel... Allora, se vi siete confusi in tutto questo, sappiate che anche se avete un core nucleus qualsiasi, lo collegate e funziona, senza bisogno di fare tutto questo giusto passaggio, ma insomma è anche no, io lo dicevo in versione semplificativa, nel senso che quando anche tu non hai proprio il server, lo colleghi alla rete, magari con uno switch buono e con un cavo di rete buono, e con un'applicazione adatta che può essere JPlay for iOS, ma piuttosto che mConnect o Kazoo o quello che è,
vedi Bubble PNP. Bubble PNP, vedi le piattaforme di streaming, vedi eventualmente un disco rigido condiviso sulla tua rete E e suona. stai felice e contento. E Oh, allora il subscribe c'entrerà qui, Sì, subscribe probabilmente. qui, campanella, sito, Instagram, e abbiamo fatto Faccia Libro, anche se speriamo che, perché ho avuto grosse difficoltà, perché ci bloccavano, si vede che non gli piace, Non gli piaceva, va bene. probabilmente c'è anche Facebook. Ok, ciao, alla prossima. Grazie, ciao.